Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2022. Ok. Wow, abbiamo la carta della Torre. Amici del Capricorno, cambi in vista. Quando c'è la carta della Torre si parla di una caduta dell'ego e di un momento di reset. La carta della Torre io in realtà la sento molto vantaggiosa perché vi dà la possibilità di ristrutturarvi, o meglio, destrutturare probabilmente quelli che sono i vostri obiettivi per costruirne di migliori e più in linea con la vostra anima. Quando c'è il momento Torre si ha la possibilità di riscrivere la storia, diciamo così. Andiamo a vedere, ok, con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non vi dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email per chi volesse avere una lettura di tarocchi e una sessione privata con me. Bene, allora abbiamo il Cavaliere di Coppe, il 7 di Coppe, la Regina di Bastoni al contrario, un 4 di Spade, un 2 di Pentacoli. Io direi di far girare anche l'ultima carta, le ultime due carte me ne mancano. 3 di Bastoni e qui abbiamo un 2 di Bastoni e un 3 di Coppe. Allora, il Cavaliere di Coppe mi dice che o c'è qualcuno a livello romantico che si è avvicinato a voi, o potrebbe semplicemente essere una sorta di avvicinamento magari anche da parte di un amico, di un'amica o di un collega o anche di un capo. C'è comunque un qualche tipo di avvicinamento, di comunicazione, di proposta o di offerta che vi è stata fatta e che secondo me vi apre una serie di possibilità. Come vi dicevo prima, quando c'è la carta della torre è perché vi dà la possibilità di riscrivere la storia e qui vedo queste possibilità che si aprono. C'è da dire che comunque avete bisogno ancora di probabilmente riprendervi da questo momento torre perché abbiamo un 4 di spade. Il 4 di spade normalmente fa riferimento ad un momento che si ha bisogno di prendere per ricaricare le pile e quel ritirarsi, quel rinchiudersi, quel prendersi cura di sé. E vi dirò una cosa, avendo anche la regina di bastoni al contrario, è che avete proprio bisogno di riprendere un po' la padronanza della vostra energia, mi viene da dire, la padronanza del vostro progetto. Quando c'è la regina di bastoni al contrario, è una sorta di perdita di potere personale, però qui ho come la sensazione che qualcuno volesse lasciare le redini di qualche cosa, cioè non perché non siate in grado, ma perché probabilmente siete un po' stanchi, giustamente, avendo questo quadro di spade. Il 2 di pentacoli mi parla di probabilmente due occasioni che potreste valutare. È una carta che in realtà parla anche di alti e bassi finanziari, ma qui la sento come una sorta di scelta, una sorta di bivio. Può essere che qualcuno mantenga in piedi due situazioni per un certo periodo di tempo e dopodiché con il 3 di bastoni si fa una scelta. Il 3 di bastoni è quel progetto che è appena iniziato. È interessante perché avete prima il 3 di bastoni dritto e poi il 2 di bastoni, che tecnicamente è la carta prima del 3. Quindi questa è l'ideazione del progetto e questo è il passo in avanti nel progetto. Quindi sento che per qualcuno potrebbe anche essere che si inizia a fare questo progetto senza aspettarsi o la collaborazione da parte degli amici, o può essere che qualche tipo di collaborazione, magari quella che vedevamo qui all'inizio del periodo, poi ad un certo punto venga a mancare. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico.
Io intanto vi comunico che ho già pubblicato tutte le previsioni per il 2023, sia la lettura generale che gli approfondimenti, e trovate sempre tutto nelle playlist organizzato. Adesso questi mi sembra che siano sotto oroscopo annuale, stagionale o oroscopo stagionale annuale, adesso una delle due. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Ok, 6 di denari e la carta del mondo. Quindi questa offerta potrebbe essere stata, o comunque potrebbe essere un'offerta, diciamo, di tipo generoso, che potrebbe veramente cambiarvi il mondo, portarvi al livello successivo. È per quello che poi si aprono questa serie di opportunità. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché comunque quando c'è il 7 di coppe fa riferimento alle opportunità, è vero, ma fa anche riferimento alle illusioni. Delle carte che sto intravedendo, può essere che siano illusioni. Ok, perché qui c'è qualcuno che ha un atteggiamento piuttosto... Ci sono tre fanti, ragazzi. Fante di pentacoli al contrario, fante di bastoni, fante di coppe. Può anche essere, diciamo, una sorta di consiglio in questo periodo, non farvi un po' troppo prendere dai facili entusiasmi, piuttosto che dalle illusioni, perché tenete presente chi vi fa l'offerta, ok? Perché probabilmente quando è troppo bello per essere vero, perché non è vero. Ecco, ho un po' questa sensazione. Avete il diavolo, c'è qualcosa che non è proprio pulito. Poi avete anche la torre, quindi... mm. In realtà poi c'è anche un 6 di bastoni. Io credo che, guardate, veramente fate attenzione alle false promesse nel prossimo periodo, perché potrebbe essere, o magari non è qualcuno che vi fa letteralmente una promessa, magari entrate in un discorso, ripeto, può essere di tipo romantico, di tipo lavorativo, cioè la proposta ognuno la applica alla propria realtà, però può essere che si tocchi un certo tema che a voi faccia iniziare a fantasticare su quali potrebbero essere le varie opportunità, senza però in realtà tenere in considerazione che le cose non sono poi ancora così mature per poter pensare a tutte le possibilità che a voi sono venute in mente, anche se poi magari qualcuna di queste potrebbe veramente aver successo. Andiamo a vedere la regina di bastoni al contrario. Per qualcuno ci sono tanti fanti, per qualcuno potrebbero rappresentare i figli. Quindi magari se ci fosse da fare un trasferimento che magari potrebbe aprirvi delle porte sia a livello lavorativo che a livello personale, sento che qualcuno si sta facendo diversi scrupoli, si sente un po' vincolato con questo diavolo per il discorso dei figli. Tre di bastoni nuovamente e 4 di bastoni. Guardate, avete 4 e 3, 3 e 2. Sì, c'è qualcosa legato ad una casa, probabilmente, legato ad un contratto, che non vi fa sentire pienamente nelle vostre capacità e nel vostro potere per poter ricominciare, effettuare questa scelta, andare avanti, seguire le vostre idee. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 3 di pentacoli al contrario. Un 5 di spade, scusate, un 5 di pentacoli, un 9 di bastoni al contrario e la regina di bastoni nuovamente. Di nuovo, qui c'è una carta che parla comunque di un... Ragazzi, io credo che con questo 4 di spade voi dobbiate, cioè sia come le carte vi consigliassero di imparare a mantenere alte le barriere difensive, perché qui sento che qualcuno non si sente all'altezza, non si sente in grado, non si sente nel proprio potere personale, c'è qualche tipo di vincolo che non vi fa sentire liberi nel fantasticare, nell'andare avanti. Il 5 di pentacoli mi dice che qualcuno ha paura di perdere dei soldi nel fare questo investimento o nell'iniziare questa nuova attività, o potrebbe anche parlare di
di qualcuno che non ha mezzi, non si può difendere da un certo tipo di situazione che qui è rappresentata come il diavolo. Credo che per qualcuno faccia riferimento a una persona che si deve accudire, che sia un minore o che sia un anziano. Credo che qui ci sia qualcuno che non può permettersi di trascurare certi impegni e, e questo comunque vincoli in quello che è questa evoluzione, questo nuovo progetto, perché poi oltre di bastoni è una carta di espansione. Qui è come se si dovessero aprire delle possibilità, ok? Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mi è rimasta così. 6 e 7 di spade. Ho Guardate, avete un sacco di carte in successione o comunque con vibrazione simile. Ho la sensazione che sarà un periodo, ok, di piccoli passi. Cioè questa torre non sarà un evento che romperà gli schemi, ma sarà un passo giorno dopo giorno che vi farà rivalutare un pochettino la situazione. Qui con questo 2 di pentacoli si soppesa tutto quello che è venuto a galla, tutto quello che si è imparato durante l'infanzia, tutto quello che non serve, ok? Qui vi dico, ho la sensazione che ci sia qualcuno che sia dipendente da voi e che di conseguenza non abbiate molto raggio d'azione, però qua si tratta veramente di soppesare, appunto, perché questa situazione non vi fa rimanere in equilibrio, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista del tempo personale che dedicate a voi o ai vostri progetti. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Abbiamo la carta dell'appeso e un fante di spade al contrario. Sì, qui è un po' come se vi dicessero di valutare bene, perché qui avevate 7 di coppe. 7 di coppe è una carta che parla sia di possibilità ma anche di illusioni. È una carta di conquiste da un punto di vista materiale, una carta che soddisfa il proprio ego, l'avere soldi, l'avere una buona posizione economica, piuttosto che una carriera, piuttosto che una casa grande, bella, piuttosto che una famiglia. Insomma, ecco, qui c'è da un po' da rivedere le cose come stanno, perché sinceramente avete 2 carte che mi parlano di osservazione, di tenere d'occhio qualcuno o qualcosa. Se il progetto, tenete d'occhio il progetto, perché comunque avete un 7 di spade. 7 di spade parla di o persone o, cioè, o persone che non ve la raccontano giusta, diciamo così, o perché comunque avete anche il diavolo. Può essere che questa offerta che vi faranno non sia proprio del tutto cristallina. Voi comunque fidatevi sempre del vostro istinto. Se il vostro istinto vi dice che c'è qualche cosa che non va, anche se la mente non capisce, l'istinto ha ragione. Fidatevi dell'istinto. L'istinto è quella cosa che si sente a pelle, non si sa perché, ma ci sono anche delle persone che a pelle non ci piacciono. In quel caso lì vuol dire che si è su 2 piani vibrazionali completamente differenti, non si vibra all'unisono, quindi magari non ci si trova tanto con quella persona, ecco. Però fidatevi del vostro istinto. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni al contrario. 2 di coppe e... Sì, ho come l'impressione che se qualcuno qui aveva ricevuto una proposta e diciamo si erano aperte determinate possibilità, questa torre potrebbe anche fare riferimento al fatto che poi a un certo punto ci si renda conto che l'altra persona non appoggia più, che mm, non c'è più questa voglia di continuare insieme questo progetto. E penso che sia un progetto di gruppo perché c'è il 10 di coppe. Per molti ragazzi può essere un progetto di coppia perché abbiamo cavaliere di coppe, il 2 di coppe e un 10 di coppe girati al contrario. È come se qualcuno qui non si volesse tanto compromettere.
cioè vi tirano un po' l'amo, diciamo così, e, e quando voi avete iniziato a pensare, a ricamare su questa opportunità, probabilmente faranno un passo indietro. Scrivetemi poi se vi risuona. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta. Andiamo a vedere un consiglio da parte delle fatine. Un oracolo per chiudere. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che continuano a supportare il canale. Ogni tipo di aiuto per me è importante, quindi se volete farmi sapere che apprezzate il lavoro che faccio, mettete il like, commentate, condividete, iscrivetevi. Ogni tipo di aiuto davvero per me è importante. Allora, qui abbiamo l'albero della saggezza e vi dice che questa fattina vi aiuta a navigare nella vostra situazione attuale. Il flauto può rivelare risposte attraverso i suoni che fa. Ci sono persone che ogni tanto hanno dei fenomeni di chiaro udienza. Questi fenomeni sono il sentire delle voci, come se normalmente si inizia con il sentire il proprio nome, cioè è come se io sentissi qualcuno che chiama Ilaria, Ilaria, anche un po' in modo giocoso lo fanno normalmente. Poi, mano a mano che voi inizierete a prendere contatto, ehm, arriveranno proprio parole. E questo ve lo dico perché a me è successo in un particolare periodo della mia vita. A me capitava di sentire flauti e anche i violini. Ecco, è interessante se avete questo tipo di fenomeni, ehm, notare che tipo di pensiero state facendo nel momento in cui vi arriva questo suono, questa melodia o questa parola. Perché normalmente è una sorta di risposta a qualche tipo di domanda che si ha. Scrivetemi nei commenti se anche a voi succede. Se no, diversamente, se non avete ancora questi fenomeni così di chiara udienza, potrebbe anche semplicemente dire fate attenzione a quello che pensate nel momento in cui magari, non lo so, per la radio, alla televisione, sentite un flauto. Può essere su quel pensiero lì che vi dovete focalizzare di più. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi per questa prima metà di novembre, scusate, di dicembre. Direi che l'energia generale comunque, tutto sommato, non è male, nonostante questa torre che vi dà alla fine la possibilità di capire da che parte andare. Io spero che la lettura vi aiuti a navigare meglio un pochettino il mese. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!